Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti sul mio canale. Voglio farvi vedere un po' di acquisti che ho fatto su Temu e comincio subito dalla scenografia che vi vedete davanti. Allora, quello è un tappeto per la scrivania ed è 80 per 40 centimetri e che praticamente io al momento lo uso per una scenografia, diciamo, nel senso che dietro questo tappeto c'è una specie di, di cassettiera che ho fatto io manualmente, che è orribile, e che quindi insomma non mi andava di farvela vedere. Farvi vedere invece una parete bianca non mi sembrava il caso, e quindi ho pensato effettivamente di fare questa cosa qua, di creare una scenografia, che comunque ne vedrete anche altre di scenografie, perché mi piace insomma cambiare un pochino. E questo rappresenta, come voi vedete, un bellissimo paesaggio giapponese, che a me piace tantissimo, il tema del Giappone a me piace tanto, le geishe, le pagode, i fiumi, insomma, è diciamo anche molto rilassante, spero che lo sia anche per voi. Quindi questo è uno degli articoli che ho spacchettato, ho dovuto spacchettare subito perché mi serviva proprio per creare questa scenografia, tra virgolette. Poi vi faccio vedere anche il tappeto che ho comprato, che è quello dove io, insomma, voglio appoggiare le cose qui che poi vi farò vedere. Mi piaceva, insomma, che ci fosse anche una base da poter, diciamo, avvicinare al tappeto scenografico del Giappone. In questo tappeto ci sono, anzi ce l'ho al contrario perché c'è scritto Merry Christmas, quindi qui ci sono degli alberelli, delle renne, delle slitte, tutte in rosa. Poi un altro articolo che ho dovuto spacchettare è questa cesta qua. Vediamo, spostando la telecamera ve la faccio vedere. È questa cesta qui. Queste sono ceste per la biancheria. Però io ho pensato, cioè anziché mettere le cose sul tavolo che poi sarebbero state confusionarie, quindi invece io la chiamo la cesta delle sorprese, quindi prenderò sempre uno degli articoli che ho preso per farveli vedere poi uno ad uno. Degli articoli che io ho acquistato, poi vi metterò tutti i link in descrizione, così poi voi se volete potete cliccare sul link e andare a vedere insomma quello che vi è piaciuto di più, quello che vi interessa. Quindi non perdo tempo, vado subito per iniziare a farvi vedere quello che ho preso. Allora andiamo a spulciare qui nella cesta e ho trovato questi sacchettini che ancora non ho provato, non li ho mai provati, non so effettivamente se mi saranno utili o meno, ma suppongo di sì. Sono si presentano in questo modo intanto, così, quindi vanno allargati. Dopodiché questi vanno a coprire una ciotola, un piattino, per esempio, di ciò che noi cuciniamo e poi lasciamo, magari, che ne so, a pranzo abbiamo lasciato la pasta e poi la vogliamo mettere nel frigo, la mettiamo nel piatto e con questo glielo mettiamo sopra e lo copriamo, anziché coprirlo per esempio con la carta stagnola oppure la pellicola, ci possiamo mettere questo che secondo me è comodissimo. All'interno ce ne sono, se non erro, 50 pezzi, un attimino perché io me li sono scritti qui nel mio taccuino, così ve lo dico subito. Allora, vediamo se li trovo. Vabbè, ma mi pare che ce ne siano 50 all'interno, se non mi ricordo male. No, 100 pezzi. Ce ne sono all'interno 100 pezzi. Ci sono colorati così come voi li vedete, oppure ci sono anche con questo elastichino bianco. Andiamo avanti, questo lo mettiamo da parte. Non vi dico il prezzo perché cioè, ve lo potrei anche dire. A me è costato per esempio 1,44 euro, ma in realtà queste pellicole elastiche per alimenti, siccome poi io sul totale avevo un piccolo sconto, quindi in realtà non so se poi effettivamente quello l'hanno scontato meno, quindi a questo punto io vi metterò il link e poi voi vedrete direttamente il prezzo. Andiamo avanti. Questo che mi servivano le spugnette e che trovo non solo molto carino ma anche molto igienico, quindi andiamo ad aprire questo barattolo in plastica, vediamo dov'è l'apertura.
eccola qua, ecco qua. Questo lo mettiamo via. Allora, qui all'interno ci sono le spugnette, sia queste per il fard e sia queste qua così, che io queste qua le uso per esempio nella zona degli occhi, no? Che è più, diciamo, più comodo. Poi ci sono di varie grandezze, come vedete. Allora c'è questa piccolina, le usciamo tutte così ve le faccio vedere. Quindi le 4 misure, diciamo, anzi no, ci sono più di 3 misure. Allora, questa così, quindi quella grande e quella piccola. Poi c'è questa grande e questa piccola. Poi c'è anche quest'altra qua, che questo si mette nel dito, se mi entra. Io ho le dita sottili, insomma, però, insomma, vabbè, non è che mi entri tanto. Devo fare un po' di sforzo. E questo così, per esempio, per tamponare, che ne so, il correttore, per dire. Insomma, è molto utile. Poi lo trovo igienico il fatto che sia messo qui dentro. Io poi ho pensato una cosa, ma quando io poi la uso, che faccio? Cioè la rimetto qua dentro e quindi ho pensato che effettivamente prima si devono lavare. Ogni volta, per esempio, che noi usiamo una spugna, sarebbe bene, secondo me, lavarla e poi lasciarla asciugare magari su un tovagliolo e rimetterla all'interno, perché insomma potremmo avere, che ne so, la pelle screpolata, un brufolo o qualcosa e poi rimetterlo qua magari poi insomma non è igienico secondo me, quindi andrebbero poi lavati, perciò mettiamolo qui. Andiamo a vedere nella cesta delle sorprese che altro ho preso. Allora, questi qua sono praticamente delle strisce che si mettono sul viso per le rughe, praticamente. Io non le ho mai provate, veramente io quando le ho prese me le aspettavo, sposto un po' così, ok. Quando io le ho prese in realtà mi aspettavo che fossero più spesse, cioè che fossero quelle veramente in silicone, che erano, perché ne ho viste per esempio su YouTube, ho visto dei video in cui facevano vedere questo tipo di patch da mettere sul viso, però io le ho viste molto più spesse ed ero convinta che queste fossero la stessa cosa, invece praticamente sono sottilissime. Queste dice che si mettono insomma sul viso, sulle rughe, nelle zone delle rughe, la zona T e poi anche il contorno occhi. Boh, io non le ho mai provate, le proverò ed eventualmente in qualche video poi prossimo vi farò sapere come mi sono trovata. Andiamo sempre a spulciare. E allora questa io non mi piace farvele, cioè prenderle direttamente nella cesta che vi ho fatto vedere prima, anziché spacchettare il pacco, anche perché io ho preso un ordine bello sostanzioso dove, dove all'interno c'erano 4 tipi di cose che ho preso, uno misto che è quello che vi faccio vedere oggi, mentre poi negli altri video vi farò vedere gli altri articoli che ho preso che sono specifici per un argomento, quindi ho dovuto spacchettare il pacco di Temu per poterle selezionare ed è per questo che le ho messe anche nella cesta, ma mi piace fare questa cosa qua di metterle nella cesta che secondo me è più carina e più comodo. Tornando invece a ciò che vi volevo fare vedere, questo io l'ho già aperto perché ho capito che ci volevano le batterie, quindi per farvi capire come effettivamente funziona dovevo per forza aprirlo. Intanto mi munisco di quello che mi serve adesso, che è un libro, un cruciverba. Io sono molto amante dei cruciverba e quando poi mi metto a letto a fare un cruciverba, a parte avere la bajour accesa, non è che io tanto vedessi bene ciò che stavo scrivendo. Quindi a questo punto, ve lo faccio vedere, mettendolo qui sul libro o sul cruciverba, come nel mio caso, che io amo tantissimo fare cruciverba, c'è questa lampadina che si accende e finalmente io posso vedere bene quello che scrivo. E ha 3 luci. Allora, voi purtroppo non riuscite a vederla, ma vi dico io, questi punti, un punto, 2 punti, questi 2 punti qua sono di luce bianca. Poi, schiacciando nuovamente questo pulsantino, ci sono 2 luci gialle, quindi la prima fa luce bianca, le seconde 2 fanno la luce calda, 1 e 2. Poi se io schiaccio nuovamente mi fa tutte e 4 le luci, quindi le 2 bianche qua, le 2 gialle qua e quindi ho una luce diciamo più forte. Dopodiché al terzo clic praticamente si spegne.
Quindi questa trovo che sia molto utile. C'è anche, che io non ho comprato sul sito, una grande, una luce, diciamo, per le pagine, grande quanto un foglia 4, se non erro. Quindi quella proprio serve per poggiare, diciamo, questa lente che si illumina su una pagina del libro, ma siccome io invece devo scrivere, non mi posso mettere a tenere la luce da questa parte e scrivere di qua, quindi mi serviva più che altro qualcosa del genere. E questo è l'altro acquisto che ho fatto. Mettiamolo da questa parte. E allora, poi questa qui è una spugna per fare lo scrub sulla schiena, che praticamente già ci viene difficile lavarci con la spugna, figuriamoci a scrabbare la schiena. Quindi questa cosa, ops, è volato, questa cosa mi serviva effettivamente. Adesso vediamo quanto è ruvida per poterla usare sulla schiena. Sì, mi sembra abbastanza ruvida, sì, molto, molto. Allora, questa va usata così, ai manici, va stirata, diciamo, e poi passata sulla schiena quando uno, insomma, è sotto la doccia, si va ad insaponare e poi con questa praticamente va a fare un po' di scrub. Devo dire che è abbastanza ruvida, non me l'aspettavo, pensavo che fosse più leggera, invece secondo me è perfetta. Quindi questo per me è un ottimo acquisto. Mettiamo tutto da questa parte e andiamo. Allora, questa qui è una immagine in acrilico, praticamente questo è acrilico, adesso lo apro e ve lo faccio vedere. Io premetto che ho aperto poche cose, quindi il tappeto per la scrivania, il tappeto questo qua che vi ho fatto vedere a proposito, il tappeto quello dove Merry Christmas, questo è per il bagno, onestamente, però siccome a me piaceva questa, diciamo il tema natalizio, perché ci stiamo avvicinando alle feste, l'ho preso lo stesso, poi ci stava bene come con il rosa del tappeto giapponese, quindi l'ho preso ugualmente. Allora, queste sono in acrilico e qui c'è una bellissima geisha e praticamente poi questi vanno messi qua così e poi lo si appoggia, diciamo, sul mobiletto, su una scrivania, su dove volete voi. Allora c'ha è bifronte, quindi o lo mettete da questa parte o lo mettete da questa parte. La parte di qua, perché questa parte qui è più ruvida, diciamo, cioè non ha la plastica sopra. Questa invece c'ha una plastica che io dovrei trovare, se riesco con le unghie, a togliere. Vediamo se ci riesco. Speriamo di sì, così ve lo faccio vedere. Ok, sì, penso che ci sto riuscendo. Allora, questa parte poi va tolta, così. Ecco. Io ovviamente questa l'ho presa perché avendo il tappeto in stile giapponese ho detto, beh, una bella geisha per arredare, insomma, per abbellire quel tappeto ci vuole. Quindi la sto togliendo in questo modo, si fa così. E poi la si posiziona sul piedistallo, diciamo. Quindi questa è una parte liscia, questa parte è più liscia. Voglio togliere. Quindi questa parte è più liscia, diciamo. Questa invece è una parte un po' più ruvida, qua non c'è una plastica, è proprio, si sentono per esempio queste venature che ci sono, si sentono, quindi o la voglio mettere a destra, la metto così, la voglio mettere a sinistra, la metto così, siccome da qua è più lucida, mi piace di più, la facciamo così e la mettiamo subito accanto al tappeto. Ora però è un problema farla entrare, vediamo se riesco. Non è facile, vi faccio vedere. Ah, ecco, forse ce l'ho fatta. Vediamo. Ok, oh, ce l'ho fatta. Allora, mettiamola vicino. La geisha la mettiamo qua nella sua zona. Guardate che carina. Carina, vero? A me piace. Io adoro le geishe. Poi con questo sfondo
è carina. Allora, facciamo così, così è più alta, invece di farla stare bassa a terra. La metto qua, si vede? Non si vede più, stavo scherzando. E ok, mettiamola qua, sempre se non cade. Così fa parte della scenografia. Qua, così. Ok, andiamo avanti. Allora, ho trovato questa croce che è molto carina da mettere sul comodino, questa croce con Gesù. Io mi pare che l'avessi ordinata blu, non nera, quindi forse hanno sbagliato. Quanto la guardo meglio perché mi pare che veramente non è tanta blu, è più nera che altro. O no, forse sono io che l'ho presa nera, non me lo ricordavo. Comunque è molto carina. Ve la faccio vedere qua. Che è troppo alto sto coso. Ok, così. È carina per esempio da mettere sul comodino. E quindi questa la mettiamo qui. Altro. Ah, ho preso anche una Madonnina. Ho preso anche la Madonnina e questa qui la stessa cosa praticamente. C'ha il suo appoggio. Da una parte più ruvida e da una parte più liscia e va tolta sempre questa plastica che c'è qua sopra. Quindi se io per esempio la voglio... è bello perché è bifronte praticamente, no? Bisogna scollare qui la carta, però vabbè, diciamo, non perdo tempo proprio per non allungare il video, comunque si può scollare, poi lo si mette qua nel suo appoggio, così lo si appoggia praticamente sul vostro comodino. E trovo carino che sia bellino così, per esempio, no? Vediamo se lo riesco a prendere. Per esempio, io lo metterei così sul comodino. È molto grazioso. Ok, avanti. Andiamo avanti. Allora, questo io l'ho già aperto perché mi è servito per, diciamo, attaccare il tappeto della scrivania sulla mensola, perché altrimenti non sapevo cosa fare. Quindi io ho preso questi che sono pezzi di feltro adesivi da una parte e dall'altra, li ho attaccati sulla mensola, l'ho attaccato anche sul retro del tappeto e poi il tappeto l'ho appoggiato semplicemente sulla mensola avendo questi che li teneva uniti e lui sta fermo in quel modo. E in questo, quando l'ho preso, ce n'erano 60 pezzi. 60 pezzi. Io ragazzi, i prezzi è inutile che ve li dico perché, ripeto, io poi sul totale mi hanno fatto uno sconto di 20 euro perché evidentemente, insomma, boh, mi hanno dato la possibilità di avere questo sconto. Perciò dirvi il prezzo di quanto io l'ho preso e poi alla fine invece voi, se vi do il link, lo trovate magari che costa di più, a sto punto vi metto il link direttamente e andrete voi a vedere il prezzo. Quindi questi sono 60 pezzettini di feltro. C'è la possibilità di prenderli con tutto il rotolo praticamente, quindi siete voi poi a misurarlo, mentre qua invece siamo noi. Adesso aspettate che non ho fatto una cosa, cioè misurare esattamente questi pezzi, questi 60 pezzi, quanto misurano l'uno. Mi pare, credo, meno di 10 cm sicuramente. Misuriamolo. Misuriamolo. Quanto è? 8 cm. 8 cm, nemmeno 10 cm. Però devo dire che sono comodi perché per esempio uno se lo taglia, cioè ce l'ha già tagliato, anziché avere tutto il rotolo, no? E trovo che questa cosa sia comoda. Altro che c'è? Sempre riguardo al personale, diciamo alla persona, c'è questo apparecchietto qua, che questo praticamente serve per stirare le rughe. Quindi che ne so, si fa in questo modo e lo si può fare sotto il mento, per esempio io ho visto dei video dove lo fanno partire dalla zona nasolabiale fino a sotto lo zigomo, quindi le rughe della fronte, poi per esempio le parti più piccole, che secondo me questa tipo potrebbe essere la zona delle sopracciglia, sempre a stirare così. E quindi questo serve a stirare. È in plastica dura, e questo serve per le rughe. Altro. Scusate, ogni tanto io sposto praticamente il mio treppiedi dove ho il cellulare. Questo qui invece serve per scrabbare
la zona delle rughe, scusate, la zona del naso. Questo praticamente è uno scrub, non so se si vede, ecco, vedete i dentini, questa parte e questa parte. Questo serve per scrabbare la zona nasolabiale, ma essendo così piccolo, io scrabberei anche per esempio le sopracciglia, dietro le orecchie. Io per esempio purtroppo in inverno, avendo la pelle delicata, non lo so, comunque ho problemi di dermatite, quindi mi si screpola appunto le sopracciglia, la zona nasolabiale, dietro le orecchie, e quindi secondo me questo, essendo così piccolo, potrebbe essere usato proprio perfettamente per queste zone qua. Quindi io sicuramente non soltanto lo userò per la zona nasolabiale, ma come dicevo, sia per dietro le orecchie sia per le sopracciglia. Poi ho preso questi, e questi qua sono degli elastici praticamente che dovrebbero stirare le rughe, cioè lo si mette per esempio da un punto, che ne so, la zona degli occhi, e poi magari si tira all'indietro, quindi non saprei come spiegare. Ecco, usiamo la geisha. Quindi che ne so, ci sono delle rughe qua, là, si mette questo elastichino, questo cerotto, e poi magari si tira e si porta fin qua su, fino allo zigomo. E anche per esempio la zona degli occhi, la zona della fronte, si appoggia e poi si tira all'insù e si tira, diciamo, un po', si stende un po' la ruga. Ecco, a questo servono. Io non li ho mai provati, ho visto che ce ne sono altri tipi, non mi aspettavo di avere questi, pensavo che fossero un po' più grandi, invece vedo che sono troppo piccolini, però vabbè, si possono provare. Alla fine, se funzionano bene, se non funzionano, pazienza. Sono plastificati, quindi sicuramente andranno, io penso, ci sarà, che ne so. Ah, ecco, sì, sono incollati qua praticamente. Vediamo, proviamo uno. Vediamo com'è. Ecco, si scolla. Ah, ecco, sì, allora si deve scollare, dopodiché appunto si porta vicino alla ruga, la si tira, la si stende, e poi questi dovrebbero togliersi. Vediamo se è vero. Facciamo una prova. Ecco, prima di fare sta cosa qua, facciamo una prova sulla mano. Quindi la metto qua così. Quindi che ne so, tiro questa qua. Ma boh. Non lo so, non lo so. Boh, poi scoprirò come funzionano. Boh, intanto non ne sono convinta, però vabbè, alla fine facciamo una prova, se no poi mi comprerò i cerotti, quelli veri che si vedono proprio su internet, quelli che veramente sono professionali. Intanto ho provato questi, vabbè, non fa niente. Allora, altro che ciò. Questi qua, allora, questi sono praticamente degli dental floss picks, e quindi servono praticamente al posto del filo interdentale. Sono dei bastoncini con il filo interdentale. Vediamo se riesco ad aprirlo. Ecco. E sono dei bastoncini con il filo interdentale, e secondo me trovo che sono molto più igienici rispetto ad altri, perché sì, col filo interdentale va bene, ok, nella sua confezione, però sempre dobbiamo tirarlo. A me scappava sempre dalle mani ogni volta. Invece con questi prendiamone uno, facciamo quello che dobbiamo fare con i nostri denti, dopodiché si va a buttare. Io trovo che questo sia più igienico e più comodo da portare per esempio dietro. E con la sua scatolina all'interno ce ne sono 50 pezzi. E allora, altro, stiamo quasi per terminare. Questi, mamma, ragazze, scusate, vabbè, dai, succede. Io faccio le cose, ma sono maldestra, perché non è che guardo quello che faccio, combino un macello. Va bene, andiamo avanti, coraggio. Allora, questi qua praticamente sono cacciaviti per gli occhiali. Oh mamma mia, ogni volta che mi si svitava la vita io non sapevo come fare, era veramente una cosa stressante, perché vai a pescare una punta così, vai a pescare una punta come questa, così sottile,
per avvitare una vite. Cioè, impossibile, è impossibile. Quindi quando io li ho visti, li ho presi immediatamente. Ce ne sono 5. Io non so se questa parte si smonta, vediamo. Secondo me sì. Ah, sì, quindi allora ha la punta inglese, e la punta italiana. Aspettate, vediamo se vi posso mostrare un foglio bianco. No, va ancora peggio. Purtroppo la luce se n'è andata e io ho questa luce che non è granché. Allora, punta inglese, mi pare che questa sia quella là che ha vita così, e questa è la punta italiana, europea, che ne so. Quindi punta così e punta a stella, ecco, per capirci. E nella confezione praticamente ce ne sono 5. Ora guardiamo, ma ovviamente saranno uguali, no? Vediamo, le guardo. Certo, ovvio. Quindi li posso anche regalare, per esempio, a qualcuno che ha gli occhiali? Ce ne sono 5, come portachiavi, sono anche carini. Cioè, sono 5 pezzi, 5 pezzi, che sono come portachiavi. Sono utilissimi, ma utilissimi, non capite quanto. E... non capite, non potete capire se voi non avete avvitato gli occhiali qualche volta che vi si è svitata la vita e non potete capire lo stress. Allora, questo è un cellulare digitale che ho preso per mio figlio che voglio dare a Natale. Ovviamente una cosa così, no? Cioè, una cosa, proviamolo. Che, allora, io non ho la più pallida idea di come si usi. E così, così. Mannaggia, sta luce non... Vediamo se lo sposto qua. Ecco. Si toglie questo. E poi si monta praticamente. C'è il cinturino, c'è questo, perché poi va caricato con una, insomma, con un USB qualunque, si va a caricare. E non so, ho visto che praticamente sul sito ci sono moltissime, insomma, molte funzioni praticamente per questo cellulare. Per un ragazzo, insomma, alla fine un ragazzo meno di 20 anni, cioè un passatempo, voglio dire. Poi, vabbè, intanto lo voglio provare per vedere com'è, perché piaceva anche a me prenderne uno che era col cinturino dorato, però siccome io non so come, come sarà, come funzionerà, se funzionerà, e quindi a questo punto ne ho preso soltanto uno per lui e glielo darò a Natale. Quindi questo lo rimetto al suo posto e lo metto qua. Il macello. Allora, poi stiamo per terminare, Poi ho preso questa custodia per l'orologio, perché non è che glielo posso dare in mano così. Sì, è vero che c'è la scatolina, non me l'aspettavo onestamente, perché pensavo che me lo mandassero in un sacchetto, quindi anche la scatolina andrebbe bene. Quindi a questo punto faccio doppio regalino, quindi la scatolina con l'orologio, perché io pensavo, ho comprato questo perché pensavo di metterglielo qui dentro, però a questo punto invece la scatolina, visto che c'è, glielo darò con quella. Qui all'interno si mette il cellulare. Sì, vabbè, il cellulare, l'orologio. Quindi all'interno poi l'orologio può andare qua. Quindi per esempio lui se lo vuole portare, ne mette uno, ma si vuole portare l'altro, c'ha la sua custodia. Sempre di tutto vi metterò il link. L'ultima cosa che è rimasto, l'ultimo articolo, sono questi. Questi io penso che vi piaceranno molto, ve ne innamorerete. Io me ne sono già innamorata perché li ho visti sul sito, ho visto qualche video che loro fanno vedere, per esempio, quando dell'articolo, magari non tutti fanno il video di questi biglietti, ma alcuni sì, quindi io l'ho visto e mi è piaciuto molto, ho detto vediamo com'è dal vivo. E praticamente è un biglietto di auguri alla sua busta, ops. Allora, c'è la busta dove voi potete inserire quel biglietto. Sono biglietti pop-up praticamente, quindi qui c'è la busta, all'interno inserirete questo biglietto e questi biglietti, mi pare che loro scrivono 2D, non mi ricordo, comunque questo biglietto è in 3 pezzi. Allora, voi aprite da questa parte,
ora farvelo vedere boh, vediamo. Lo aprite anche da questa parte, quindi già guardate quanto è diventato. Qui ci scrivete il vostro pensierino, buon Natale, buon compleanno, buon anniversario, quello che si vuole. Dopodiché si apre, oh mamma, vediamo se riesco ad abbassare un pochino, ok? Si apre in questo modo e guardate che meraviglia. Guardate che meraviglia. Vediamo se io tolgo, ecco, questa cesta. Guardate quanto è stupendo. È stupendo. Allora, c'è la ballerina, la torta, le colombe, l'orsetto e poi c'è questo viso e i coniglietti. Come devo fare per farvelo vedere meglio? Aspetta, vediamo tanto se ve lo posso appoggiare su, ecco, qualcosa così. Cioè, è bellissimo. È bellissimo. Non so se lo vedete bene, ragazzi. Mannaggia, non vedo che ci sia molta luce. Vediamo se questo lo metto così. Guardate che bello. Cioè, secondo me già il solo biglietto è un regalo. Già il solo biglietto è un regalo. Dopodiché poi ovviamente verrà accompagnato proprio dal regalo vero e proprio, però già questo secondo me è un regalo, il primo regalo, bellissimo. Questo per esempio con la ballerina, ma ce ne sono tantissimi altri che io poi vi farò vedere nei prossimi video. Questo, poi quest'altra parte non è in bianco, ma anch'essa è colorata, quindi è bifronte questo biglietto e secondo me è veramente bello. Qui c'è un diamante, insomma una pietra e poi quelle altre pietre tutte intorno, poi ci sono dei palloncini, dei fiocchetti, le colombe, insomma è veramente fantastico. Io sono innamorata di questi biglietti. Di questi devo dire che sinceramente sono rimasta un po' delusa. Mi aspettavo che fossero molto più realistici, invece io vedo per esempio qua che, vedete, non è almeno io non lo vedo così realistico, quindi sinceramente questi non credo che li prenderò, anche se ce ne sono tanti altri che sono altrettanto belli. Mentre di questi biglietti statene certi che io farò un video già soltanto per questi, perché sono meravigliosi, veramente. Cioè, guardatela di profilo, cioè di profilo sono 1, 2, 3 e poi questo 4. Cioè, stupendo, stupendo veramente. Cioè, chi apre questo biglietto, specialmente per esempio una bambina che va a scuola di danza, che ama andare a fare danza classica, che si fa, insomma, tutto quello che gli piace per quanto riguarda la danza, secondo me è un regalo stupendo. Tanti auguri, eccetera, eccetera. Gli mettete qua, lei se lo apre, poi se lo mette anche sulla sua scrivania, cioè è fantastico, fantastico. E questo era l'ultimo articolo che io ho preso su Temu per quanto riguarda, diciamo, le cose miste. Ora, i prossimi video che io vorrò farvi saranno su 3 argomenti singoli, cioè nel senso, oggi vi ho fatto vedere delle cose che sono un misto di tutto, diciamo, mentre i prossimi video che farò, diciamo più che altro la maggior parte, saranno su determinati argomenti. Io vi spoilerò l'argomento del prossimo video, che sarà sul maghetto più famoso del mondo. Quindi chi è il maghetto più famoso del mondo? Io non ve lo dico, ma sicuramente ormai già voi l'avete sicuramente letto nella vostra mente, sicuro. Quindi il prossimo video sarà su di lui, su questo maghetto. Quindi gli articoli che io ho preso sempre su Temu saranno solo ed esclusivamente riguardanti il maghetto più famoso del mondo. Perciò iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella per avere tutte le notifiche ogni volta che pubblicherò un video, mettete mi piace a questo video, commentate su ciò che avete visto oggi, se c'è qualcosa che voi già avete comprato e quindi non lo so, vi è piaciuto, non vi è piaciuto, che cosa ne pensate, se vi sono stati utili questi articoli come diciamo spunto per andarli a cercare.
E niente, commentate e fatemi sapere anche se vi piace l'idea di fare, per esempio, dei video che parlano solamente di un argomento, per quanto riguarda gli acquisti però, perché unboxing channel significa spacchettiamo, canale dello spacchettamento, quindi io vi farò vedere questo, non è che vi farò vedere qualche altra cosa che non c'entra niente, magari forse qualche volta, perché io essendo che sono una creativa, magari vi farò vedere per esempio anche delle cose eh, che ho comprato e che userò per fare determinate cose. Quindi poi di quello vi farò anche un video, però la maggior parte, diciamo, saranno su tutte le cose che io ho comprato che vi faccio vedere e su argomenti specifici. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti, mi raccomando, io li leggerò tutti, se potrò risponderò a tutti, però sono curiosa di sapere se vi piace quest'idea, insomma, di vedere determinate cose solamente, ecco, anziché un misto di temi, anche solo un solo argomento. Per esempio, io su Temu ho trovato tantissime cose che riguardano i cartoni animati, che riguardano le serie TV, che riguardano i film. Quindi mi è venuta quest'idea, infatti, di fare, per esempio, un video su quell'argomento soltanto, quindi farvi vedere degli articoli che compro solo su quell'argomento là. Quindi il prossimo video sarà sul maghetto più famoso del mondo. Quindi se siete interessati, se vi piace questo maghetto, mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella, mettete mi piace, commentate e poi noi ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio a tutti, ciao!